Richard Pryor è stato uno dei comici più influenti del XX secolo, un pioniere che ha trasformato il mondo della stand-up comedy con il suo stile diretto e senza compromessi. La sua vita però è un intreccio di successo, dolore e tragedia, e redenzione, che lo rende una figura complessa e affascinante. Sono Daddy Danno e di mestiere faccio il comico visuale. Sono qui per raccontarti la vita di questo mito, considerato negli USA uno dei migliori comici di tutti i tempi. And they watch you and they go. And then everybody laughs. Go, oh, he's so cute. Oh, the monkey's cute. Ma davvero, lo conosciamo insieme? Gli inizi difficili. La gioventù di Richard Pryor è stata segnata da difficoltà e traumi che avrebbe plasmato la sua vita e la sua carriera. Nato il 1° dicembre del 1940 in Illinois, Pryor venne al mondo in un contesto familiare estremamente difficile. Suo padre, Leroy Buck Carter Pryor, era un pugile professionista e gangster, mentre sua madre, Gertrude Thomas, lavorava come prostituta. A causa dell'instabilità familiare, Richard fu principalmente cresciuto dalla nonna, Mary Carter, una donna severa che gestiva un bordello in cui il giovane Pryor trascorse gran parte della sua infanzia. Sicuramente gli esempi erano sani, ma come ha fatto a diventare un mito? L'ambiente in cui crebbe era segnato dalla violenza, dall'abuso e dalla criminalità. Fin da piccolo Pryor fu esposto a situazioni che sarebbero state traumatizzanti per chiunque. Vedeva clienti entrare e uscire dal bordello, osservava litigi violenti e spesso rimaneva solo, sentendosi abbandonato e insicuro. Queste esperienze gli causarono un forte senso di isolamento e di vulnerabilità, che si rifletterà più tardi nella sua comicità. Nonostante tutto, Pryor sviluppò un precoce talento per l'intrattenimento. Da bambino era già in grado di far ridere le persone con le sue imitazioni e il suo spirito vivace. La scuola, tuttavia, non fu un rifugio per lui. Era spesso vittima di bullismo a causa del suo contesto familiare e a 14 anni venne espulso per motivi disciplinari. Questo segnò l'inizio di un periodo ancora più difficile per Richard, che si ritrovò presto a doversi arrangiare per sopravvivere. La sua fuga dalla realtà difficile in cui viveva era spesso il cinema, dove rimaneva affascinato dalle star del grande schermo e dalla magia delle storie raccontate. Queste influenze iniziarono a farsi strada nel suo immaginario, piantando i semi del suo futuro percorso artistico. Un evento traumatico particolarmente significativo nella sua gioventù fu l'abuso sessuale subito all'età di circa 10 anni da un uomo più anziano. Questo episodio, che Pryor menzionò raramente durante la sua carriera, lo segnò profondamente e contribuì alla complessità emotiva che avrebbe caratterizzato tutta la sua vita e il suo lavoro. Nonostante le difficoltà, Pryor continuò a cercare una via d'uscita attraverso l'arte. Cominciò a esibirsi in piccoli locali, dove piano piano sviluppò un proprio stile comico, inizialmente ispirato a modelli come Bill Cosby, ma che ben presto evolse in qualcosa di molto più personale e rivoluzionario. La gioventù di Richard Pryor fu un periodo di grande sofferenza e lotta, ma fu anche il terreno su cui crebbe una delle voci più potenti e originali della comicità del XX secolo. Le esperienze dolorose che attraversò furono trasformate in un'arte che, rendendolo non solo un comico, ma anche un vero e proprio pioniere della satira sociale. La rivoluzione comica. Negli anni 70 Richard Pryor subì una trasformazione artistica e personale. Lasciò il suo stile comico sicuro e convenzionale per abbracciare un approccio crudo e provocatorio. Parlava apertamente del razzismo, della povertà, della droga e delle sue esperienze personali con una sincerità brutale che scioccò il pubblico, ma anche allo stesso tempo lo consacrò come un genio della comicità. Cheetah! Huh? Cheetah! What? Cheetah! What you say?
Pryor era in grado di trasformare il suo dolore e le sue insicurezze in qualcosa di straordinario, creando una connessione profonda con il suo pubblico. I suoi spettacoli come Live on the Sunset Strip sono considerati pietre miliari della comicità, in cui mescolava racconti autobiografici con riflessioni sociali, mantenendo sempre un equilibrio perfetto tra umorismo e tragedia. He tipped away from the rest of the herd. What was it? Le battaglie personali. Hell. If there's a hell, I've been there. There is a hell. Yeah. And the devil turned out to be me. Ma la genialità di Pryor era accompagnata da una vita personale tormentata. Era noto per i suoi eccessi con la droga, in particolare la cocaina, che lo portarono più volte sull'orlo del baratro. Il punto più basso arrivò nell'80, quando durante un episodio psicotico indotto dalla droga, Pryor si diede fuoco. Questo tentato suicidio lo lasciò con un stino di terzo grado su oltre il 50% del corpo. E invece di arrendersi, però, Pryor tornò alla comicità, affrontando l'incidente sul palco con il suo solito candore, trasformando una tragedia personale in un momento di catarsi comica. L'ultimo capitolo. Negli anni 90 a Pryor fu diagnosticato la sclerosi multipla, una malattia degenerativa che gradualmente limitò la sua capacità di esibirsi. Nonostante la sua malattia, continuò a lavorare apparendo in spettacoli televisivi e fino a quando le sue condizioni fisiche non glielo permisero più. La sua forza d'animo di fronte a una malattia debilitante è stata un'altra testimonianza della sua resilienza. Richard Pryor morì il 10 dicembre 2005 all'età di 65 anni, lasciando un'eredità indelebile. È ricordato non solo come uno dei più grandi comici di tutti i tempi, ma anche come un uomo che ha saputo affrontare i demoni con onestà e coraggio, trasformando il dolore della sua vita in arte. La vita di Richard Pryor è una storia di sopravvivenza e di rivoluzione culturale, è un esempio di come l'arte possa nascere dalle esperienze più oscure e di come la verità, anche quella più scomoda, possa essere espressa attraverso il potere della comicità. Raccontare la sua storia significa esplorare la complessità dell'essere umano, con tutte le sue contraddizioni, fragilità e grandezze.